Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io lo so cosa state pensando in questo momento, ma io ce l'ho una scusa per la situazione dei capelli che c'è in questo momento. Ora ve la vado a esplicare e poi possiamo incominciare questo video, va bene? Ieri ero in un momento di crisi mia mistica. Se mi seguite su Instagram Story avete visto che avevo dei capelli assolutamente torendi, proprio come la coperta, che è tornata tra l'altro, vabbè, comunque torendi gigantissimi come un piccolo leoncino, e quindi ero in crisi, dovevo andare dalla mia parrucchiera, però era chiusa e quindi ho fatto l'errore di andare da un parrucchiere, capito, a caso, e dirgli lascia il taglio, accorcia solamente. E niente, mi ha fatto la frangia para, che io ho cercato di rendere meno para, ma comunque sempre para resta, quindi insomma non fate commenti sui miei capelli, per favore, facciamo che ci concentriamo sul video, va bene? Grazie. Di cosa parliamo oggi? Oggi un video stupendo che ho preso ispirazione, no, da cui ho preso l'ispirazione a fare esso dai vostri commenti, perché andrò a spiegare le cose false, gli stereotipi falsi che abbiamo noi italiani sulla Corea, ok? Quindi andiamo a smitare gli stereotipi sui coreani e andrò ad analizzarli uno a uno come un vero professore, dottore che sono. Incominciamo. Allora, il primo stereotipo, la prima cosa stupida che mi scrivete sotto, e vi assicuro che alla maggior parte di voi può sembrare stupidissima, ma quante volte lo vedo scritto, quante volte? E sono le persone che pensano che il Nord Corea e il Sud Corea siano lo stesso paese. Ragazzi miei, ma secondo voi se io stessi facendo dei video dal Nord Corea potrei essere così sbrilluccicoso e frizzicarello? Ma le sentite le news? Come cavolus è possibile che io sia in Nord Corea, ragazzi, e che siano lo stesso paese? Se avete una cognizione minima della cultura sudcoreana, della musica soprattutto sudcoreana, che sono tutte lì che fanno shaky shaky booby bubi, mezze nude, bricci ballacci, aziende giganti come la Samsung, la LG. L'economia sudcoreana è una delle più crescenti in questo momento. Il Nord Corea è praticamente un bunker in cui non entrano informazioni, non escono informazioni, vivono così nella loro povertà, nella loro dittatorialità, e è un paese a parte, ok? Quindi una volta per tutte, tu persona un pochino così che guarda il mio video a caso, Nord Corea, Sud Corea, paesi staccati, separati, c'è un muro in mezzo, ok? Un muro che separa, e se provi a passarlo te scannano, te sparano con una bella fucilata. Quindi non so se tu proprio voglia appunto fare questo giochino quando tu vieni in Sud Corea pensando che sia lo stesso paese, ok? Andiamo avanti. Un'altra cosa che leggo soprattutto sotto i video degli snack è che i coreani mangiano i gatti e gli scarafaggi. Ragazzi, sorpresa, i gatti non si mangiano in Corea, forse in Cina sì, da quel che so, magari poi posso sbagliarmi, correggetemi sotto se mi sbaglio, come cavolo parlo. Però no, i coreani non mangiano i gatti, come ho detto in un altro video che vi lascio qui. Mangiano alcuni, una piccolissimissima percentuale di persone anziane mangia i cani in Corea, ma non è più una thing, non è più una cosa che si fa nella società moderna, ma gatti assolutamente no. Per quanto riguarda gli scarafaggi però un pochettino avete ragione, nel senso che secondo me le persone che dicono che si mangiano gli scarafaggi comunque si riferiscono alla Cina, nel senso che in Cina vai per strada, ci sono le bancarelle con gli scarafaggi fritti e rifritti, ma in Corea si mangiano i bachi da seta, e i bachi da seta sono un po' l'incubo di ogni straniero in Corea, perché fanno una puzza, ragazzi. Li vendono nelle bancarelle praticamente in strada, in giro per strada, e fanno una puzza che si sente da 200 km di distanza. Quindi quando vai alle fiere, agli eventi, ai parchi, ci sono appunto le bancarelle che vendono la roba, se sentite una puzza sono i bachi da seta. Quindi insomma gli scarafaggi
più o meno li mangiano effettivamente, però non è una cosa hardcore come in Cina, ecco. Un altro stereotipo che vi verrà rotto in faccia appena, no, si dice rotto in faccia, non lo so, vabbè, che vi si sfaterà appena entrate in Corea è che i coreani sono bassi. No, perché questo è uno stereotipino assolutamente falso, falsissimo, tant'è che credo che i coreani siano addirittura più alti in media degli italiani, ma ora andrò a controllare perché non vorrei dare informazioni false sul mio canale che è molto culturoso. 6.5 hours later. E infatti dalle informazioni che ho tratto da internet, che non so quanto siano veritiere, si dice che l'altezza media dei maschi in South Korea è di 178 cm e l'altezza media in Italia è di 176,5. Ora non chiedetemi perché ho usato questo accento. Comunque 1,5 centimetri in più rispetto a noi italiani, quindi chiaramente questo stereotipo è falso. Le femminucce in realtà sono leggermente più basse delle italiane, però dire che in generale i coreani siano bassi mi sembra assolutamente sbagliato, perché se andate per strada vedrete che ci sono tanti di quegli stangoni che veramente la metà basta, e mi sento io basso, cioè mi sento veramente basso in Corea. Un altro stereotipo che c'è soprattutto tra voi fan K-pop, che so che state guardando questo video, è che ai coreani piace a tutti il K-pop. Ora, questo non potrebbe essere più sbagliato. Infatti, a parte che posso garantirvi che la maggior parte dei gruppi che per voi fan K-pop è famoso in Corea, qui non li conosce nessuno. Cioè, il coreano medio conosce solamente i gruppi super top, tipo Big Bang, 21, insomma. Ma i gruppettini un pochettino più sfigatelli, che magari sono famosi tra i fan stranieri del K-pop, in Corea posso garantirvi che non li conosce nessuno, ma nessuno. Infatti, il K-pop è seguito fondamentalmente, principalmente solamente dai teenager e dalle persone che vanno magari alle superiori. Dopodiché in coreano medio diventa tipo un rocker, insomma cambia un po' genere. E tanti dei miei amici rimangono proprio scioccati che magari vengono qua in Corea pensando che, cioè, capito, possono parlare con tutti del loro eroino, del loro bias, come si dice, del loro bias, con magari il primo coreano che passa, e invece magari il coreano che passa gli dice: ma chi è questo? Quindi insomma mi spiace infrangere i sogni di voi insomma che mi state ascoltando, fan del K-pop, ma insomma questa è la situa. La buona notizia invece è che per qualche motivo, nonostante la gente non lo ascolti così tanto come si pensa, il K-pop per strada c'è ovunque, cioè ovunque voi andiate, anche nei cessi. E io lo dico sempre, ma è vero, cioè in Corea spesso quando vai al bagno c'è la musica K-pop, cioè tu stai lì a pisciare e ti senti puka 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 puka, e insomma forse è anche per questo che poi la gente la va a odiare, perché sa, senti sempre, anche quando stai a fare cacca, magari poi, capito, dici basta K-pop. Un altro stereotipo che veramente spero si levi al più presto, e ora capirete perché, è che in Corea le cose elettroniche costano meno, in particolare la Samsung e la LG, che sapete che sono marche brand coreani. No ragazzi, posso garantirvi che costa uguale, se non di più, quando non ho mai capito perché. Fatto sta che io ho un sacco di amici e parenti che mi dicono: mi compri il cellulare nuovo della Samsung, mi compri il coso dell'LG, mi compri bla bla bla, pensando che qua costi tipo il 50% in meno. Assolutamente no, scordatevelo, basta chiedermi di comprarvi cellulare e roba elettronica, non costa meno qui, smettetela. Sono un po' sclerato in questo video effettivamente, non so perché. Devo dire però che l'usato in Corea è molto più facile da trovare. Infatti ci sono palazzi interi di negozi di elettronica usata. Vale solo per la roba usata, non per la cosa nuova. Ripeto, basta chiedermelo, ciao. E ora andiamo a infrangere altri cuori di povere fan K-pop, e soprattutto dei drama in questo caso, perché posso garantirvi che io leggendo i commenti vedo proprio, si vede che tante di queste persone pensano che il coreano medio sia un fico della Madonna, sia proprio uno stangone muscoloso che sembra un attore di questi dramoni. E magara fosse così ragazzi, magara. In realtà vi renderete conto, camminando per le strade di Seoul, che non sono per niente tutti faiki, e che se forse quelle persone sono diventate attori o attrici super famose, magari un motivo c'è, è perché loro sono particolarmente faiki. Quindi mi spiace rovinarvi i sogni e infrangere i vostri cuoricini, però è così. E tra l'altro anch'io avevo un po' questa immagine prima di venire in Corea, perché io guardavo i drama, sentivo il K-pop, quindi erano tutti fichi della mia testa, capito? E poi sono venuto qua e ho detto: no, forse
forse non è effettivamente così, ma questo ragazzi è in ogni paese così. Anche come vi ho già detto, in Corea pensano che gli italiani siano tutti fichi e poi effettivamente sappiamo benissimo anche voi che non è così, insomma, soprattutto con sto taglio di capelli da nazione. Non so perché, ma tanta gente mi dice vorrei vedere questo film doppiato in coreano, vorrei vedere questa cosa doppiata in coreano, perché evidentemente pensate che in Corea si doppino i film, e invece no, grazie al cielo, gracias tu los cielos, i film non si doppiano in Corea, soprattutto quelli americani, e sono la mia salvezza ragazzi. Ora aprirei un piccolo dibattito. Io lo so che in Italia noi siamo molto proud del nostro doppiaggio perché sono bravissimi gli attori, i doppiatori sono bravissimi e siamo d'accordo, cioè effettivamente sono dei bravi attori e fanno il loro lavoro bene, però posso garantirvi, ma ve lo garantisco proprio sulla mia coperta, che se voi cominciate a guardare i film in lingua originale poi non tornate più indietro. Secondo me il doppiaggio crea un po' una barriera. Non sto dicendo che gli attori non sono bravi, però effettivamente è un'altra persona che recita al posto dell'attore che sta recitando in quel momento, e il doppiatore, per quanto possa essere bravo, non è che è lì nella scena a recitare. In più il metodo di recitazione per il doppiaggio è un pochino sfiaterello, io lo chiamo un pochino falso, perché parlano un po' tutti così, capito? E nella vita reale chi parla così, capite? Che diventa un pochino falso se io parlo così. Invece se ascoltate i film in lingua originale parlano normale, insomma parlano così, e il che rende tutto molto più reale e molto più, secondo me, anche emozionante. Io ho visto film doppiati in italiano che non mi hanno dato assolutamente niente, li ho rivisti magari in inglese, in lingua originale, e mi hanno emozionato tantissimo. Io ho le emozioni veri. Anche i film comici, magari in italiano non mi hanno fatto ridere e in lingua originale sì, anche perché tante battute non è che si possono proprio tradurre fedelmente in italiano. Quindi insomma, questo è un po' il mio punto di vista. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto, perché io ogni volta che dico sta cosa vi giuro che mi attaccano tutti, perché insomma sembra che in Italia il doppiaggio sia una delle cose nazionali di cui sono più proud. Comunque in Corea non si doppia. Altro super stereotype, questa è una cosa che un po' si dirama, si va a finire in tutta l'Asia, non so parlare ma che novità, è che gli asiatici e quindi anche i coreani siano super bravi negli studi e soprattutto in matematica. Ma non vorrei aprire una parentesi sul sistema scolastico coreano perché insomma ci va un video a parte secondo me, perché è proprio complicato, è proprio diverso rispetto al nostro. Però secondo me, e anche secondo tantissimi coreani, almeno praticamente tutti i miei amici la pensano così, il sistema scolastico coreano ha molte troppissime lacune, nel senso che si dà una quantità di studio esagerato a questi poveri ragazzi, ma poi di effettivamente risultati ce ne sono pochi. Il coreano medio studia veramente il doppio o il triplo rispetto a un italiano medio, e quindi in teoria dovrebbero essere tutti dei geni, e invece pensate un po', non è così per niente. Vi dico che sono io ad aiutare Gio a fare i conti di matematica, per dirvi, e questo vi dice tutto, proprio vi dice tutto. E questo è tutto per questo video. Fatemi sapere se ho dimenticato qualche stereotipo, se voi ne avete altri, insomma, qua sotto nei commenti. Ricordate che potete seguirmi su Instagram e Facebook per offrirmi un caffè, c'è il link di coffee qua in descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao! Bella la mia copertina, io li voglio bene adesso, cioè mi ci sono affezionato, è brutta ma li voglio bene. Le voglio bene, anzi è una femmina.